Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come va? Tutto a posto? Oggi parleremo di quadranti del cash flow. Cosa sono e come ci si può muovere all'interno di questi quadranti. Ora, libro scritto da Robert Kiyosaki, penso che sappiamo tutti chi sia Robert Kiyosaki, giusto? Vi faccio, vi do una delucidazione. Robert Kiyosaki è colui che ha scritto Padre ricco, padre povero. Quindi se ancora non avete letto questo libro, fatelo. Può darvi una mano in caso voleste cambiare la vostra situazione economica. Ora, andiamo a parlare di quadranti del cash flow. Che cos'è un cash flow? Partiamo da questa terminologia. Cash flow significa essenzialmente, se dovessimo tradurlo, cash, soldi, flow, affluenza. Eh, sì, affluenza, quindi affluenza di soldi. Ora, quando Kiyosaki parla di cash flow, non intende, sapete, lo stipendio. Ecco, detto proprio terra a terra. Quando parla di cash flow, parla di entrate passive, cioè noi abbiamo lavorato sodo per crearle, ma nel momento in cui le abbiamo create non dobbiamo più lavorare per fare in modo che i soldi entrino nelle nostre tasche. Quindi, andiamo subito. Mi piacerebbe fare un lavoro di questo genere. Allora, di questo genere vi vado a condividere quello che è lo schermo. Ok, così andiamo a farvi anche vedere gli esempi, in modo tale da capirci meglio. I quadranti del cash flow. Qua- Forza, scriviamo, grazie. Allora, quadranti cash flow. Oh, allora, sono quattro. Abbiamo D, abbiamo A, abbiamo T e abbiamo I. Ora li sistemo, mettiamoli così. Pa e tac, alla grande. E appunto noi in Italia li chiamiamo dati, che comunque ci sta come, come acronimo. Ora, D, dipendente. Ecco qua. La D sta per dipendente, ovviamente è quello che fa il 95% delle persone. Ehm, Classico lavoro d'impresa, tu sei la persona che porta manovalanza, quindi porta forza lavoro. Sei colui che, tra virgolette, offre forza lavoro in cambio di uno stipendio. A sta per autonomo, autonomo, quindi libero professionista, quindi avvocato, den- penso anche dentista, tutti coloro che diciamo sono capi di loro stessi, però non hanno qualcun altro alle loro dipendenze. T sta per titolare di impresa, titolare di impresa, quindi ovviamente il capo, il tuo capo, se sei ovviamente un dipendente, come lo sono io per ora, avrai un titolare di impresa, cioè colui che ha creato la tua azienda e quindi è colui che ti paga, è colui che non deve lavorare, ok? Perché ha persone che lo fanno per lui, però, però, ecco, ha impiegato molto tempo per creare quello che ha creato. I sta per imprenditore. Imprenditore è colui che obiettivamente non possiede niente se non titoli, investimenti, eh, appunto si è creato delle entrate grazie ad altre società. Perché? Perché se io vado a investire in Tesla come imprenditore, non è mia la società, però compro le sue azioni, compro ehm, la sua visione del futuro. Quindi,
noi possiamo fare una scelta di dove stare in questi settori. Potremmo essere dipendenti per tutta la vita, non c'è niente di male, anzi, senza i dipendenti non ci sarebbero neanche le imprese. Potremmo essere l'autonomo, il titolare di impresa o l'imprenditore. Ora, bisogna fare una distinzione tra queste quattro categorie, cioè, sbagliato tasto, cioè questa, che vengono suddivise così. Il dipendente è colui che comunque si accontenta, diciamoci la verità. Ci accontentiamo del lavoro che abbiamo perché comunque abbiamo una busta paga. Dobbiamo lavorare molte delle volte come degli schiavi, obiettivamente parlando, per sopravvivere. Detto francamente. Autonomo. Autonomo hai già, diciamo, una, un qualcosa di meglio fra le mani, cioè dici mi metto a farmi il mio lavoro perché? Perché non voglio dipendere da nessuno se non da me stesso. Perfetto, però molte delle volte devono lavorare il doppio, addirittura del dipendente, esatto, perché comunque l'azienda è tua, se non lavori non porti a casa denaro, se non porti a casa denaro non mangi, detto proprio francamente. Titolare di impresa, cominciamo ad essere nel quadrante più interessante perché comunque devi avere un gran capitale d'inizio. Perché? Perché per tirare su un'impresa devi avere del bel capitale. Però, appunto, non devi lavorare te. Devi assicurarti che le cose vadano bene, ma tu non devi lavorare. E quindi già inizi ad avere la mentalità del ricco, diciamo. E poi abbiamo l'ultima, che è quella più bella, a parer mio, che è l'imprenditore. Cioè, il tuo lavoro si sofferma in quello che è il trovare delle opportunità, sfruttarle e godere dei risultati che ti danno. Qua il lavoro, praticamente tu stacchi ciò che è il tempo dal denaro. In questo quadrante noi attribuiamo al tempo il denaro, cioè più lavoriamo, più guadagniamo. Qua non funziona così. Qua funziona come qualità. Meglio lavoriamo, più guadagniamo, più ci godiamo il tempo che vogliamo per noi stessi. Quindi questo quadrante viene visto un po' come il quadrante povero, nel senso di mentalità povera. Questo invece viene visto come quadrante della mentalità ricca. Perché? Perché siccome parliamo di quadranti del cash flow, qua per avere un cash flow dobbiamo lavorare come dei somari e ne abbiamo uno solo, uno, ed è questo quello che differenzia maggiormente il quadrante di sinistra da quello di destra, che nel quadrante di sinistra ci appoggiamo a una sola rendita, una che dobbiamo creare noi, cioè lavorando. A destra, molte delle volte, allora l'imprenditore è sicuro, sicuro ha più di una rendita. Il titolare di impresa magari ha solo quella rendita, ma non deve lavorare per avere il suo cash flow. Mentre l'imprenditore non crea mai solo una rendita, ma diversifica. Cioè ne ha 2, 3, 4, 5. Ha network, ha le azioni, ha gli ETF, investimenti in cripto, qualsiasi cosa. Ed è questo quello che differenzia il quadrante di sinistra da quello destra. Il da che cosa dipendo? Da una sola entrata o da più entrate? Per avere anche una sicurezza economica. Ora, non è impossibile passare da il quadrante di sinistra al quadrante di destra, non è impossibile. Bisogna avere voglia, bisogna crederci e bisogna essere convinti del percorso che si sta facendo. Avrete molte difficoltà,
ok? Perché soprattutto se vorrete passare da dipendente a imprenditore, che secondo me è quello più facile, però bisogna anche avere una mentalità da titolare, perché? Perché nel momento in cui tu diventi imprenditore, la tua azienda sei te, la tua azienda sei fisicamente te, e quindi se tu non sai come gestire un'azienda, quindi come gestire te, sarà difficile. Cresci tanto dal punto di vista personale e nel momento in cui cresci dal punto di vista personale non avrai problemi nel diventare imprenditore. Sembra difficile, lo fanno vedere come difficile, ma solo perché chi ti dice che è difficile non ce l'ha mai fatta o non ci ha mai neanche provato. Diffida da chi non c'è, da chi non ha i risultati che hai. Parla con chi ha i risultati che vuoi. E questa è la differenza sostanziale. Quindi, da diventare dipendente a imprenditore non servono soldi, non serve più tempo, serve la giusta mentalità. Lavoraci e sono sicuro, ti garantisco che ci arriverai. Io ci sto arrivando, sto costruendo, sto spingendo per quello che sarà il mio futuro. Fallo anche te. Non ascoltare chi dubita di te, è solo geloso, perché tu ci stai provando, tu ci stai almeno provando e invece loro non ce l'hanno mai fatta, non l'hanno mai neanche voluto provare. Io con questo video ti saluto, aspettate che per i saluti sapete che mi piace vederci. Io per questo video ho finito, ti ringrazio ancora per esserti sintonizzato sul mio canale. Lascia un like, magari un commento se hai capito tutto, se ti piace l'argomento e se vuoi diventare un imprenditore, diventalo. E noi ci vediamo venerdì con il prossimo video, vi auguro una splendida giornata, fate un bel gesto per qualcun altro e ci vediamo venerdì. Ciao ciao a tutti.